Cari amici, bentornati a I Segreti in Pesca. Canna bolognese, un galleggiante scorrevole, un molo, una pesca amata da tantissimi appassionati. Andremo a scoprire alcuni dei trucchi per affrontare al meglio una situazione come questa, e questa volta abbiamo due grandissimi campioni. Teodoro Di Paola, agonista della nostra nazionale, fresco reduce dai mondiali di canna da riva, risultati eccezionali, e un grandissimo maestro della pesca a tutto tondo come Massimo Ardenti, che abbiamo già visto in alcune puntate dedicate a una delle sue specialità, la pesca della spigola. Oggi praticheremo la pesca dal molo, la praticano in tanti, abbiamo tanti trucchi da spiegare. Non perdiamo tempo e iniziamo immediatamente a pescare. Allora amici, eccoli qua, ne ho presentati un attimo fa, i nostri due campioni, i nostri due maestri ci racconteranno i segreti di questa pesca. È importante sottolineare un aspetto: siamo nel porto di Civitavecchia, abbiamo ottenuto un permesso particolare per girare questo video, ma attenzione, a brevissimo sarà possibile accedere a questo porto perché verrà creata un'area dedicata alla pesca sportiva, ovviamente, mentre al momento soltanto le associazioni possono accedere in questo tipo di strutture, quindi non stiamo girando qualcosa che sarà riservato a noi, ma sarà aperto a tutti gli appassionati. A questo punto, a Teo, che sarà il protagonista assieme a Massimo di questo video, cosa andiamo a fare? Ciao, buongiorno a tutti. Oggi siamo qui su questa banchina, tra virgolette, nuova anche per me. C'è un fondale intorno ai 18 metri, andremo a insidiare dei pesci con la tecnica galleggiante scorrevole, piombature sostenute dai 6 a 8, anche più 10 grammi, e finali consistenti. Inneschiamo alici e gambero. Ci limitiamo a queste due esche principali perché sono, diciamo, quelle principe. Massimo, tu sei un grande maestro di pesca al colpo in acque interne, ma sei anche un grande maestro riconosciuto da tutti nella pesca a spigola. Mi sa che anche per te questa è la prima volta. Io vero? Oggi sarò un umile Quindi alunno. Saremo due umili alunni e Teo ci dovrà spiegare tutto. Sono contento, grazie dell'invito, perché io sono molto curioso di tecniche che non conosco, che non pratico per opportunità. E io dipendo dal volere di Teo. Quindi... Intanto ora iniziamo a montare l'attrezzatura, le canne, le lenze, fra virgolette, le ho preparate a casa per questioni logistiche e di tempistica, e poi prepariamo la pastura e vedremo insieme la composizione e le varie fasi. Fantastico, grazie, non vedo l'ora, iniziamo, dai forza! La canna con cui pescherò stamani è la Frangente Novità 2026, una canna che praticamente 30 grammi, potente, la canna con un fusto rigido però molto sensibile in vetta, come ora sto allungando così, e praticamente rinforzata anche qua sul portamulinello con queste fasce, proprio apposta per poter consentire delle ferrate considerevoli. Andremo a montarla con un finale del 18,5, un amo del 10 o anche dell'8. Andiamo in pesca. Cominciamo col primo dei segreti, la pastura, fondamentale, vero? Certo, fondamentale. Assolutamente. Base di pastura intanto che prepariamo. Questa è una base, sono sarde tritate, che però, visto il fondale, non arriverebbero giù. Quindi le andiamo a miscelare insieme alla fondomare e alla Saraghe occhiate. Quindi Saraghe occhiate. Facciamo 50 e 50 e vediamo man mano come viene la pastura, e poi con l'aiuto del setaccio la sistemiamo in modo e maniera che la consistenza sia quella giusta per poter pescare occhiate e saraghi in profondità. Perfetto, quindi dobbiamo raggiungere il fondo il più velocemente possibile, in modo che la pastura si vada a depositare, lasciando una bella perché altrimenti scia, con la sarda pura si riempirebbe solo di pesciolini. Noi invece vogliamo evitarli e prendere qualcosa di più importante dei pesciolini. Fantastico. Allora vado. Vai pure. Fondomare. La mettiamo un po' alla volta.
Certo. e poi sistemiamo. Ora la misceliamo e vediamo man mano come viene il composto. Già così. Quindi l'obiettivo è E fare in modo che comunque si polverizzi in acqua, no? Vada sì, giù però nella che parte raggiunga- centrale A noi ci interessa diciamo dai metri 14 in giù. ad arrivare giù. Quindi Nei primi metri d'acqua, fra virgolette, diciamo le andiamo a li evitare. andiamo a evitare. Quindi Perché stiamo piuttosto pescando con consistenti. galleggianti pesanti, Certo, certo, quindi certo. diciamo che così è già, inizia a essere già Quindi ottimale. bella Però elastica, sì. bisogna attendere perché la pastura comunque si assorbe, quindi Certo. bisogna attendere 10 minuti e poi la ricontrolliamo. E quindi? E poi casomai la setacciamo per Perfetto, disgregato. fantastico. E che pesci ti puoi aspettare qua, a quelle profondità? Qua diciamo che ci aspettiamo l'incognita vera e propria, comunque pesci da sopra mezzo chilo. Ah, pesci importanti. Pesci beh, importanti, anche perché stiamo testando delle canne importanti. importanti. Evviva, evviva. Ok. Come vedi i primi metri la pastura è come un sasso, però dopo lavora e fa il suo. Vai Massimo, ora è tutta tua. Allora adesso andiamo a montare il bracciolo, dopo andremo a vedere con lui la montatura, lo scorrevole, il tipo di piombatura. Io intanto mi limito a preparare, come mi ha suggerito Teo, un bracciolo da 1,20 m 0,18. Amo della misura? 8. Misura 8. E intanto vado a prepararlo. Teo, questa è la fase importante perché con tanta profondità, Sì. scorrevole, e ho visto che stai sondando per trovare quella giusta. Corretto? Sì, sì. Quindi aspettiamo che tocchi. Da quanto deve Ora, la piombatura appoggia? Ecco, lui ha già preso il Ha preso. piombo. Ok. La piombatura non toccherà sul fondo, rimaniamo sospesi con il bracciolo dai 30 ai 40 o anche più su e poi casomai possiamo anche provare a abbassarci col finale Perfetto. per terra. Ora vado a fare il nodo Con Che- un dental floss normale. che fermerà il nostro scorrevole. Perfetto. Sopra c'è un corallino che andrà poi a incontrare il nodo di Certo. battuta. Ora lo serro non fino in fondo. Quindi una bella azione minuziosa in modo che troviamo Sì, la profondità giusta. Perdiamo piuttosto 10 minuti. 10 ma, minuti. siamo sicuri che Siamo la in profondità è quella giusta dove andremo a pescare. Quello è il nodo. Ora Sì, ci lo indica vedo. che siamo 1 metro a terra. Ok. Quindi in questo caso sarebbe a terra il bracciolo, però noi ora lo togliamo. Lo facciamo scivolare Richiamiamo fino a il trovare. nostro nodino. È chiaro, è chiarissimo. Poi lo serriamo e questo qui non si sposta più. Certo. Un trucchetto, possiamo segnare con un pennarello qui Certo. il fondo con cui iniziamo Esatto. e poi da Poi lì ci possiamo regoliamo. giocare. Beh, Questo è un molto trucco. bello, La- ecco, un altro dei trucchi e siamo già a 2 o 3. Prendiamo le nostre forbicine e tagliamo le eccedenze dei baffi. Perfetto, meraviglioso. Ok. Quindi ora siamo pronti, devo solo innescare Sì. e poi cominciare a pescare. Andiamo a vedere adesso l'innesco del gamberone. Ah, qui è un gambero argentino comune. Stacchiamo la testa, lo puliamo, priviamo del suo carapace Sì. e poi praticamente ci sono dei filetti. Sì, Ora noi abbiamo un bel lamo, quindi vogliamo insidiare anche dei pesci importanti. certo. E poi prendiamo la polpa e andiamo a cucirla sul lamo. E lasciamo, vedo, un po' di svolazzo comunque. Sì, sì, Perfetto, perfetto. magnifico. Ti ringrazio e via. Vai. Ora siamo pronti, un altro dei segreti. Inizia questa bellissima pesca, Massimo ha già preso un paio di belle occhiate, io entro finalmente in pesca e adesso vediamo che cosa riesco a fare. Meraviglia! Il primo, speriamo di una lunga serie, un'occhiata meravigliosa. Quanta potenza, ragazzi! Mamma mia, che pesci meravigliosi, guarda lì, senti, grazie, ammazza occhiate, queste si chiamano occhiate, fantastico.
Pesci che andiamo a insidiare, ecco un'altra occhiata. Presenti qui, occhiate al momento ce n'è un'infinità. Però abbiamo anche tanto disturbo di serra che ci stanno dando fastidio ed anche piccoli pesci che ci disturbano l'azione di pesca in profondità. Speriamo di trovare qualche orata, anche se con i serra è un po' difficile. Ora gli si fa una leggera trattenuta, richiamo verso di noi, sulla pastura. Ecco, guarda, ha starato, guarda. Quando il galleggiante sussulta verso l'alto vuol dire che il pesce mangia dal basso verso l'alto. Dovevo ferrare, però per spiegarlo l'ho saltata. Lo richiamiamo ancora. La canna non c'ha nessun problema, ha le testate di questi pesci. Senza frizione, 18,5. Tiro su di pesa. Queste sono le occhiate di Civitavecchia. Questa è fra le più piccole d'altronde, però abbiamo salpata al volo con la frangente 2026. Non ha nessun timore. Sto pescando con una canna da 7 metri su un fondale molto grosso, quindi qual è la difficoltà? Fare arrivare l'esca sul fondo il più velocemente possibile con questo scorrevole è la cosa più impegnativa sicuramente, e anche sentire le mangiate, anche se alcune mangiate sono state piuttosto decise, violente, sentire gran parte delle mangiate non è facile, bisogna avere una grande sensibilità. Ora stanno arrivando quasi esclusivamente occhiate, anche di taglia importante, ma c'è tanta mangianza di pesciolini che puliscono l'esca durante la discesa, quindi non si sa mai se quando si è arrivati in fondo si riesce a essere in pesca. Adesso ne ho slamata una piccolina, va bene così, è una pesca tecnicamente abbastanza impegnativa. Ora sto provando con filetto da lisci, sto andando fuori dalla pastura perché dentro la pastura è pieno di pescetti piccoli che ci danno disturbo e non ci fanno arrivare sul fondo. Sto facendo una prova fuori a distanza. Questo è un bel pesce. Ora mette a dura prova la nostra canna, vediamo. E io tiro. Massimo, guarda che canna, oh. Spettacolo. No, si è slamato. Si è slamato. Roberto, hai tagliato anche te? Sì, tagliato. Se ci sono i serra si può provare a aumentare il diametro, mettiamo il 22,5. Testiamo ancora di più. Proviamo fino a che... Un altro tentativo con questo, mazza è mangiato. Anche se per i serra diciamo è filo interdentale il 22,5, però proviamo. Sì, ora sono passato, dopo questo taglio, sono passato al filetto e vediamo un attimo se riusciamo a riagganciare questo pesce che mi ha tagliato testè. Peccato, d'altra parte se è un serra con lo 0,18 non è che ci sia molto da fare, però bella mangiata, divertente. Sto innescando un trancetto, un pezzettino di mazzancolla perché c'è tantissima attività dove abbiamo pasturato, di occhiatine soprattutto, che mangiano l'esca già dalla prima discesa, quindi la mazzancolla è un pochino più tenace. Io parlo per quello che vedo, ma io non ho competenze nel settore, quindi
perdonatemi se dico qualche sciocchezza. Però mi sto trovando meglio con la Mazzancolla perché dicevo è molto più tenace. È una pesca divertentissima, mangiano continuamente e quello che ho notato è che probabilmente proprio perché sono occhiate, perché non sono pesci di fondo, mangiano soprattutto, sollevano l'esca. Noi stiamo pescando molto vicino al fondo, praticamente prima mi sono attaccato sul fondo, ho tolto mezzo metro che può sembrare tanto, qui su 18-20 metri di profondità che abbiamo, grosso modo è una sciocchezza, e stiamo alla ricerca di qualche pesce magari un po' più interessante, un'orata, un bezzardo. Per adesso Teo ha perso un bel pesce, lanciando un pochino più fuori pastura, e io sto facendo le occhiate in sequenza, però divertentissimo. Occhiate dai 10 grammi ai 400-500 grammi, e io sto pescando con la frangente BLX Advanced, una canna, una 7 metri molto potente, è la stessa canna con cui abbiamo fatto il biro delle spigole, però era 6 metri, questa è 7 metri. Mentre invece Teo sta pescando con la nuova frangente, che è l'esasperazione tecnica di questa frangente, ha delle nuovissime soluzioni tecnologiche, ogni elemento alla base ha un rinforzo interno, in maniera che non perde come progressione, come trazione, e mantenendo un diametro più che fa meno del rinforzo che appunto è interno, ha anche una flessione molto più omogenea. Una canna molto più potente di questa, una canna che si consiglia di pescare fino allo 0,25, per definizione è una 30 grammi ed è estremamente maneggevole, leggera. E dopo voglio pescarci un pochino per vedere le differenze. Il pesce che nuota di fianco, l'ha mangiato, ha cambiato la piombatura, sarà un'occhiatona, infatti, bella occhiatona, no, un'occhiata normale, bellissime occhiate, sul filetto di sarda, di alice, via. Ora faccio una modifica, allungo il bracciolo, mettiamo un bracciolo da 1,5 m, 1,80 m, perché probabilmente col bracciolo più lungo ci sta di trovare qualche sugarello scendendo l'esca molto più lentamente rispetto a un bracciolo corto. Ci sta che nello specchio d'acqua troviamo un pesce di taglia. Ho visto una mangiata, faccio un po' fatica a capire le dimensioni del pesce, però sicuramente è una bella occhiata. Ha fatto 2 partenze profonde, sì. Pensavo fosse più grosso, però va bene così. Questo è il galleggiante che sto usando oggi, è il Poseidon da 6 grammi. Abbiamo dato uno stop qui per non far scendere fino in fondo alla piombatura. E ora andiamo su, questo è il trave del 20. E ora... okay. Questa è la scalatura con una torpilla e una scalata di pallini. Breve perché la profondità è tanta, quindi bisogna andare subito sul fondo. E ora andiamo a pesca. Abbiamo allungato il bracciolo, come ho detto prima, un bracciolo da 2 metri. Ho aumentato l'amo, un amo del 6, stiamo cercando proprio il pesce di taglia. Cari amici, siamo arrivati alla fine di questa bellissima puntata, spero, sicuramente una bellissima pescata qui nel porto di Civitavecchia, un sacco di occhiate, abbiamo visto un sacco di segreti, grazie a Teodoro, grazie a Massimo, io che voglio ringraziare assolutamente, voglio ringraziare anche chi ha permesso di essere qui oggi, noi ci vedremo probabilmente al prossimo appuntamento dei Segreti in Pesca. Ciao! Ciao a tutti!